7 grammi. 7 grammi di scorie tossiche. È quello che il tuo cervello produce ogni singola giornata, solo per tenerti sveglio. Sembra poco? In un anno fa quasi 2,5 kg di veleno puro. Se questa spazzatura microscopica non viene lavata via, ti uccide. Letteralmente. In questo esatto momento, mentre mi ascolti, 86 miliardi di neuroni nel tuo cranio stanno bruciando energia e sputando detriti. Sotto di te, un abisso di chimica. L'unico modo per salvarti? Perdere i sensi. Per 8 ore. Stasera ti porto in un viaggio che non hai mai fatto. Mettiamo 2 cervelli a confronto sullo stesso orologio. A sinistra, la notte perfetta. A destra, una notte sabotata da un bicchiere di troppo, una sigaretta e lo stress della giornata. Ti mostro esattamente dove il meccanismo si spezza e perché il tuo sonno non è un riposo. È un lavaggio cerebrale violento e necessario. Mezzanotte in punto. Chiudi gli occhi. Cosa credi che succeda? Pensi che il tuo cervello si spenga come una lampadina? Sbagliato. Si accende di una luce completamente diversa. Entriamo dentro la tua testa. Guarda questa metropoli di particelle luminose. È la tua corteccia cerebrale. Nel momento in cui scivoli nel sonno profondo, un'onda elettrica lenta e maestosa attraversa l'intera rete. È il segnale. I neuroni smettono di chiacchierare a caso. Iniziano a cantare in coro. Un ritmo profondo. Un battito cosmico dentro di te. Questo è l'inizio del sonno non REM, la fase più misteriosa della tua vita. Non lo senti, ma il tuo corpo si sta preparando a un'operazione di pulizia su scala industriale. L'una di notte. Ora succede qualcosa di fisicamente impossibile da credere. Avviciniamo la telecamera ai tuoi neuroni. Guarda bene. Queste cellule giganti, che di giorno sono gonfie e vicinissime tra loro, iniziano a rimpicciolirsi, si contraggono leggermente, permettendo allo spazio interstiziale tra di esse di espandersi fino al 60%. Perché lo fanno? Immagina i palazzi di una città che improvvisamente si stringono per allargare le strade. Si crea spazio. Un vuoto vitale. Questo sistema idraulico segreto si chiama sistema glinfatico. È stato scoperto solo pochi anni fa. E qui ti devo un'onestà che pochi ti concedono. Quel 60% di espansione è stato misurato nei topi, con elettrodi e traccianti che nell'uomo non possiamo usare. Nel nostro cervello lo vediamo in modo più indiretto, con le risonanze. Ma una cosa nell'uomo è stata misurata davvero. Basta una sola notte senza sonno e la beta-amiloide nel cervello sale in modo visibile agli scanner. Il lavaggio esiste e tu lo usi ogni notte. Il tuo cervello sta letteralmente aprendo le dighe, si restringe, si isola, si prepara all'impatto. Le 2 di notte, le strade tra i tuoi neuroni ora sono larghe ed ecco l'onda. Un fluido trasparente, il liquido cerebrospinale, irrompe nel cervello pompato dal battito del tuo cuore. È uno tsunami microscopico. Guarda come questo torrente luminoso travolge tutto. Lava via le scorie, lava via la stanchezza, ma soprattutto lava via una proteina specifica. Si chiama beta-amiloide. Di giorno è un sottoprodotto normale del tuo pensare, una polvere sottile, ma se si accumula diventa la colla mortale che innesca la demenza. Questo torrente azzurro la prende, la strappa via dalle pareti dei neuroni e la spinge fuori, verso il fegato, per essere distrutta. Il tuo respiro è lento, calmo, ma qui dentro c'è un uragano silenzioso che ti sta salvando la vita. Un'oscurità luminosa che spazza via il decadimento. Le 3:30 del mattino. Il lavaggio idraulico rallenta. Ora i tuoi occhi iniziano a muoversi freneticamente sotto le palpebre chiuse. Sei entrato nella fase REM, il sonno dei sogni. Guarda i neuroni, esplodono di scintille dorate. L'attività elettrica è identica a quando sei sveglio, ma il tuo corpo è paralizzato. Un blocco chimico nel tuo midollo spinale ti impedisce di muoverti. Perché? Perché stai vivendo vite intere nella tua mente. In questa fase, l'ippocampo ha già inviato i ricordi alla corteccia durante il sonno profondo non REM e ora
La fase REM li sta integrando e processando emotivamente. È come un bibliotecario impazzito che riordina milioni di libri in pochi minuti. Senza questa tempesta elettrica, domani non ricorderai nulla. Sarai un guscio vuoto. Questa è la notte perfetta. Questo è ciò che ti mantiene umano. Ma fermiamoci. Torna indietro a mezzanotte. Guardiamo l'altro orologio. Il cervello di destra. Quello sabotato. Prima di continuare, ascoltami bene. Questo video è a puro scopo educativo e illustrativo. Vogliamo mostrare cosa succede davvero nel tuo organismo a livello molecolare. Non promuoviamo l'uso di alcuna sostanza e questo non sostituisce il parere del tuo medico. Bene, torniamo a te. Hai bevuto un paio di drink, hai fumato una sigaretta, hai il cortisolo a 1000 per una giornata terribile in ufficio. Ti butti a letto, chiudi gli occhi, pensi di dormire, ma il tuo cervello non sta scendendo nel buio profondo. Sta cadendo in una trappola chimica, una paralisi che non nutre ma soffoca. L'una di notte, nel cervello sabotato. L'alcol etilico è entrato nel tuo sangue. Supera la barriera ematoencefalica come un fantasma attraverso un muro. Arriva ai tuoi recettori GABA. Li vedi? Quelle serrature a forma di coppa viola. L'alcol le forza, le spalanca. Il risultato? Un sedativo potentissimo. Tu sei svenuto, non addormentato. C'è una differenza abissale. Il tuo cervello è anestetizzato, ma le onde lente del sonno profondo sono frammentate, spezzate, inutili. È come cercare di suonare una sinfonia con gli strumenti rotti. E il sistema glinfatico? Ricordi i palazzi che dovevano restringersi? Sotto l'effetto dell'alcol, le dighe non si aprono completamente. I neuroni restano gonfi. Il lavaggio idraulico non può iniziare. La città resta sporca. Le 2 di notte. L'alcol sta svanendo, ma c'è un altro invasore in circolo, la nicotina. Molecole affilate che si agganciano ai recettori dell'acetilcolina. Guarda queste scintille rosse di allarme che scattano lungo i dendriti. La nicotina è uno stimolante puro. Dice al tuo cervello: svegliati, c'è un'emergenza. Ma tu sei a letto. Il tuo corpo vuole dormire, ma la tua chimica urla di correre. Questo tira e molla ti tiene intrappolato in un sonno leggero, superficiale. Ti giri e ti rigiri. I neuroni sono esausti, pulsano di una luce fioca, rossastra. Non riescono a sincronizzarsi. Il battito cosmico è diventato un rumore caotico, una statica digitale che ti consuma da dentro. Le 3 del mattino. L'ansia del giorno non è scomparsa. Il cortisolo, l'ormone dello stress, scorre denso come fango dorato tra le tue cellule. Ma c'è un problema enorme. Il cortisolo è un antinfiammatorio naturale, ma se resta in circolo troppo a lungo può favorire uno stato infiammatorio cronico. Mantiene i tuoi neuroni tesi e in allerta perpetua, ma a lungo andare ne causa l'atrofia e il restringimento. Ricordi il sistema idraulico che doveva lavare via le scorie? Con i neuroni gonfi per lo stress, le strade restano ermeticamente chiuse. Il liquido cerebrospinale sbatte contro un muro di cellule. Non entra. L'onda salvifica diventa una pozzanghera stagnante. La spazzatura è bloccata lì. E le proteine tossiche iniziano a fare il loro lavoro oscuro. Le 4 del mattino. Sarebbe l'ora di entrare nel sonno REM, la fucina dei sogni. Ma l'alcol e lo stress hanno distrutto l'architettura della tua notte. L'alcol, mentre viene metabolizzato, crea un rimbalzo eccitatorio. Sopprime brutalmente la fase REM. Il tuo cervello tenta disperatamente di entrare nel mondo dei sogni per salvare i ricordi, ma viene ributtato giù, in un limbo frammentato. I ricordi della tua giornata rimangono sparsi, caotici, non archiviati, come fogli volanti in una stanza con le finestre aperte durante un temporale. Domani ti sveglierai e farai fatica a concentrarti. Ti sentirai annebbiato. Non è stanchezza, è danno neurologico acuto. Hai perso l'aggiornamento del tuo disco rigido. Le 5 del mattino. Guarda questa scena. È terrificante e magnifica. Le proteine beta-amiloide, quei piccoli filamenti scuri che non sono stati lavati via, non restano ferme. Cosa fanno? Si cercano,
si attraggono principalmente per interazioni idrofobiche che superano la repulsione elettrostatica. Si legano tra loro creando dei grumi densi, delle placche. È come se la ruggine stesse saldando gli ingranaggi di un orologio perfetto svizzero. Queste placche si attaccano fisicamente alle sinapsi, i ponti delicatissimi dove i tuoi neuroni comunicano. Si incastrano nei recettori, bloccano il passaggio dei segnali elettrici. Il pensiero si spezza, la memoria si inceppa. Una singola notte così non ti uccide, ma decenni di queste notti stai letteralmente costruendo un muro infrangibile dentro la tua mente. Ma il disastro non è solo fuori dai neuroni, è anche dentro. Guarda all'interno di questa cellula. C'è un'altra proteina, chiamata tau. Normalmente la tau funziona come i binari di un treno, tenendo dritti i tubi che trasportano i nutrienti lungo il neurone. Ma con l'infiammazione causata dalla mancanza di sonno e dalle placche esterne, la proteina tau impazzisce. Si stacca dai binari, si piega su se stessa, diventa un'arma, si aggroviglia formando matasse inestricabili. I tubi di trasporto collassano, il neurone smette di ricevere cibo, inizia a morire di fame dall'interno. Fuori, le placche di amiloide, dentro, i grovigli di tau. È un assedio perfetto e tutto è iniziato perché hai impedito al tuo cervello di lavarsi. Le 6 del mattino. Il tuo cervello si accorge che il livello di tossine è critico. Lancia un SOS. Entrano in scena le cellule della microglia, i poliziotti del tuo sistema nervoso. Guarda queste cellule a forma di ragno, con lunghi tentacoli luminosi. Iniziano a divorare le placche tossiche, le inghiottono. Ma la spazzatura è troppa. Le cellule immunitarie si ingozzano fino a scoppiare. Nel panico rilasciano acidi e sostanze chimiche infiammatorie. Fuoco amico. Nel disperato tentativo di salvarti, stanno letteralmente bruciando il tessuto cerebrale circostante. I neuroni sani vengono investiti dall'acido e muoiono. È una guerra civile microscopica, un solido fluido di distruzione. E tu stai solo cercando di dormire. Senti quanto è fragile la tua intelligenza? 7 del mattino. Il danno è fatto. I neuroni, che sono sopravvissuti all'acido della microglia, sono isolati, senza energia. Guarda questo singolo neurone. Sta soffocando nei suoi stessi rifiuti metabolici. Non riesce più a generare la scintilla elettrica necessaria per comunicare. La sua membrana diventa opaca. I suoi dendriti, un tempo rami rigogliosi di un albero cosmico, si ritirano. Si seccano come foglie morte. Se questa cellula muore, il ricordo non svanisce, poiché le memorie non sono custodite in singoli neuroni isolati, ma sono distribuite in reti sinaptiche complesse formate da migliaia di cellule. Non da una malattia improvvisa, ma dalla somma silenziosa di 1000 notti passate a intossicare il sistema. Questo è il prezzo invisibile di una vita senza riposo. Le 8 del mattino. Suona la sveglia. Mettiamo i 2 cervelli di nuovo vicini. A sinistra, la notte perfetta. I neuroni si rigonfiano lentamente. Le strade del sistema linfatico si chiudono. Il liquido defluisce, avendo portato via ogni singola molecola tossica. La rete brilla di un azzurro pulito, elettrico, pronta a dominare la giornata. A destra, il disastro. I neuroni sono lividi. Le sinapsi sono incrostate di scorie oscure. Le cellule immunitarie sono ancora infiammate. Apri gli occhi. Ti senti pesante. Bevi un caffè nero per mascherare il danno, ma la caffeina blocca solo i recettori della stanchezza. Non pulisce il cervello. Il veleno è ancora lì e resterà lì fino alla prossima notte perfetta. Ma fermati un attimo. Pensi che sia finita? Pensi di essere condannato? No. Il tuo cervello ha un superpotere che sfida l'immaginazione. Si chiama neuroplasticità. Guarda questo campo di cellule danneggiate. Se stasera decidi di dormire davvero, se spegni gli schermi, se eviti l'alcol, se abbassi lo stress, il sistema si riavvia, le dighe si riaprono, il torrente torna a scorrere. Il tuo corpo vuole guarire. Ogni singola notte è un'occasione per invertire la rotta.
per smantellare i muri di ruggine, per salvare chi sarai tra 20 anni. Il sonno non è una perdita di tempo, è l'investimento biologico più estremo che tu possa fare. È una rinascita quotidiana. Ricorda, questo viaggio serve a farti capire quanto sei straordinario dentro. Se hai problemi cronici di sonno, non ignorarli. Cerca l'aiuto di un medico, perché ora lo vedi. Ora sai che chiudere gli occhi non significa spegnere il mondo. Significa accendere un universo di riparazione. Ogni volta che vai a dormire, affidi la tua identità, i tuoi ricordi, la tua stessa essenza a un esercito invisibile di molecole. Lavorano nel buio, in un silenzio rumoroso. Quasi tutti gli atomi più pesanti del tuo corpo sono stati forgiati in una stella morta da miliardi di anni, ad eccezione dell'idrogeno che si è formato nel Big Bang. Sei qui, in questo momento, su un'unica possibilità su miliardi di miliardi. Non stai guardando il cosmo, sei il cosmo che guarda se stesso. Non stai dormendo, stai salvando te stesso. E questo era il lavaggio del tuo cervello. Questo è Renderium. Io sono la voce dell'invisibile. Ci vediamo nel prossimo viaggio. Qui dentro, il confine tra la tua mente e l'universo è più sottile di un respiro. Se credi che queste cose debbano essere viste da più persone, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una voce in più per la scienza, per la meraviglia, per chi ancora non sa che la realtà è così. Aiutami a mostrarglielo.